Ciao a tutte, benvenute nel canale di Design Creations e bentornate per coloro che conoscono già il canale. Per chi è nuovo nel canale, insieme andiamo a realizzare tanti progetti creativi fatti appunto a mano, sia in stoffa, in pannolenci o in feltro. Oggi andiamo a realizzare un progetto molto utile, soprattutto per tenere la scarpiera organizzata, ordinata, ma potrebbe essere anche utile per quando andiamo a fare le nostre valigie per partire e andiamo a realizzare questo portascarpe. È un progetto in TNT, ma si può tranquillamente fare anche in tessuto. Il progetto è davvero di estrema facilità e oggi andiamo a realizzarne uno insieme. Allora, per prima cosa dobbiamo ricavarci un cartamodello di 70 cm per 30. È praticamente un rettangolo di 70 cm per 30 cm. Andiamo poi a ritagliare un solo pezzo di TNT. Io mi sono portata avanti, ho già ritagliato il pezzo, quindi andate a ritagliarvi il vostro pezzo di TNT o di tessuto, dipende da quello che deciderete di utilizzare, e andate a ritagliare la forma giusta. Dopo aver ritagliato la forma giusta, quindi aver ricavato il nostro cartamodello in questo modo, andiamo a mettere il rovescio contro il rovescio in questo caso, perché il lavoro si farà, si cucirà direttamente dal diritto. Quindi spostiamo quest'altro progetto, quindi facciamo combaciare i nostri lembi, rimettiamo gli spilli per tenere tutto ben fisso, ben bloccato. Adesso dobbiamo semplicemente andare a fare una cucitura a 2 cm dal bordo, sia a destra che a sinistra. Lasceremo questa parte aperta. Andiamo a macchina e andiamo a fare appunto queste nostre cuciture. Eccoci qua. Posizioniamoci alla nostra macchina e andiamo ad effettuare le nostre cuciture a un 2 cm dal bordo. Per chi è nuova e sta iniziando ad utilizzare la macchina per cucire, vedete che su questa piastrina ci sono i centimetri, quindi già qui potete fare insomma riferimento ai 2 centimetri di cui parliamo. Facciamo un punto avanti e uno indietro e andiamo avanti. Il punto avanti e indietro lo facciamo solo all'inizio del nostro lavoro, cioè la parte superiore che resta aperta. Quindi in questo caso adesso vengo da voi. Allora vi faccio vedere la nostra cucitura. Vedete che è stata fatta a 2 cm dal bordo. L'ho fatta fare di 2 cm semplicemente perché adesso con le nostre forbici a zig zag andremo a fare la nostra pulizia laterale con con le forbici a zig zag. Per cui ho preferito farvi lasciare qualche spazio in più per avere appunto spazio disponibile per tagliare senza rischiare di andare a finire sulla cucitura. Quindi andiamo avanti. Ora dobbiamo semplicemente fare, vedete? Ora dobbiamo semplicemente fare, questo è per ovviamente per
confezionare di più, ok. Ora dobbiamo semplicemente fare un'altra cucitura a zig zag, o non una cucitura, scusate, un taglio sempre con le forbici a zig zag sopra e il progetto è finito. Qui vi regolate ad occhio. Ecco qua. Ragazzi, il progetto è terminato. Se adesso prendiamo un paio di scarpe, vi faccio vedere. Riprendiamo queste scarpe. E una, faccio vedere al contrario, una e due. Così facendo avete praticamente le scarpe sistemate, pulite e protette. Quanto tempo ci abbiamo messo? 2 minuti veramente. Spero che il video vi sia stato utile, vi sia piaciuto. Se è così metti un like al video e ti aspetto al prossimo video tutorial. Ciao!